Bentornati in questo nuovo Baita Tour. Oggi sono in trasferta, abbandono le montagne ossolane per andare in un'altra provincia. Andiamo in provincia di Torino a trovare un amico, Giuseppe, che da qualche anno sta risistemando una grossa baita, una baita che era praticamente in abbandono, diroccata, e con grande sacrificio e moltissima determinazione ha risistemato completamente ed oggi è diventata la sua casa. Giuseppe si è costruito la sua casa, la casa in cui vive, ma non senza difficoltà. Come vi dicevo, ha avuto molta determinazione, si è sacrificato molto in questo tempo, non gli è stato regalato nulla, ma la sua storia la sentiremo direttamente da lui. Saremo sulle montagne, le colline attorno a Giaveno, e quindi andremo a conoscere una realtà un po' diversa dalle nostre realtà ossolane. Ed anche oggi con me a farmi da assistente c'è Ilaria. Ciao. Eccomi finalmente arrivato alla baita di Geppo, Ciao, la baita dei lupi. la baita dei lupi. Hai visto? E adesso Geppo ci racconterà un pochino la sua storia e la storia della tua baita, perché la tua storia e la storia della tua baita sono strettamente connesse. Allora, praticamente io mi sono appassionato tantissimo di montagna e poi andando in giro per monti ho visto un sacco di queste case qua che venivano sempre lasciate un po' andare, no? E ti dispiace parecchio perché a me piacciono molto. E poi ho visto, vabbè, anche i tuoi video dove c'era questo omino disgraziato che si faceva un mazzo tanto per ristrutturare una baita pure in mezzo al bosco. Ho detto, sai che c'è? Me ne cerco una pure io. Io all'epoca vivevo in una casa indipendente con il cortile in comune con altre persone, non troppo lontano da qui, però era una situazione che comunque era abbastanza in città e mi stava stretta. Io sono dell'86 e faccio 40 anni a febbraio e l'ho fatto nel 2019 questo. A dicembre 2019 ho trovato questa
e gli ho offerto 15.000 euro e l'ho comprata. Poi 3.000 agenzia, comunque una ventina tra notaio e tutto. I muri perimetrali erano su, il tetto era ancora su, ma una porzione per poco, perché aveva il colmo marcio. E poi erano fondamentalmente 7 stanze non comunicanti fra loro, nessuna, piene di cacca. Quindi durante il Covid, quindi aprile 2020, parliamo, il primo lockdown, ho preso al mio bagagli, sono venuto qua con una tenda da 150 euro di Decathlon che faceva schifo. Arpenaz, non ti sponsorizza Decathlon perché veramente no dai, era comoda, però ci sono stato fino a, ho detto boh, mi piace un botto, e ci sono stato fino a febbraio 2022 in tenda, quindi ho svuotato le stanze e ho fatto un botto di lavori. Vivevo come un clochard, diceva mio fratello, sì. Ma ero felicissimo, cazzo, a volte mi dico, ero più felice quando non ero dentro, no, scherzo, però ci sono tante cose che ti fanno apprezzare un botto quella vita lì. Comunque sì, era un po' difficile, soprattutto la gestione dell'acqua, perché all'inizio avevo solo il tombino lì di SMAT e andavo a prendermi l'acqua tutti i giorni, era proprio un po' sai, hardcore, però se hai vissuto un po' la montagna, ti piace fare bivacchi, d'inverno era un po' più difficile, a volte c'era troppa neve, quindi magari dovevo spostarmi con la tenda piccolina, che tornavo a casa e Arpenaz la trovavo sfondata dal peso della neve, andavo dentro, che era un po' sporco perché c'era la calce, c'erano i lavori in corso, non era il massimo, però poi una notte figli fuori, a volte ho dormito anche in macchina, certo. E cosa ci sai dire di questa baita? Di che anno è? Ma allora la chiesa su recita anno domini 1806 se non erro, quindi se c'era la chiesa vuol dire che qualcuno ci pregava, e quindi ti direi metà 800, primi dell'800, non lo so, fino 800, comunque sicuramente non negli anni 60 quando hanno cominciato a rovinarla, povera borgata qua, perché come vedi una bella intonacata e facevano in fretta. Ma allora Giovere è un comune molto esteso con tipo 95 borgate, no? Veramente una quantità pazzesca. Questa è una valle laterale in realtà della Val Sangone, è una valle forse meno conosciuta, meno frequentata e più disabitata, perché alla fine qua non è che hai, lo vedi anche tu, una gran veduta, c'hai il Monte Tredenti che magari è un po' il più carino, lì c'è il Freidur di Cumiana, ma non hai una grande vista. Il sole tra l'altro d'inverno va bene perché sorge subito all'alba, cioè ti vedi proprio il sole infuocato tutte le mattine, ma poi ti tramonta alle 2, alle 3. Quindi sai, non è proprio, sembra tutto comodo perché ci arriva la macchina, quello io ho fatto attenzione soprattutto per la ristrutturazione e perché ho visto te quanto tribolavi e lungi da me non volevo proprio tribolare come te. Però sì, diciamo che pian piano uno fa sempre un passo in avanti, tutti i giorni una pietra, una carriola e il lavoro va avanti. Adesso come falegname chiaramente mi sono trasferito nel nuovo laboratorio, eccetera. Va detto che però non ero, il progetto iniziale era ok, sono qua in tenda con 2 cani, magari ci faccio un bed and breakfast e quello che sto spendendo per sistemare la casa magari un giorno mi rientra perché affitto diverse situazioni. Poi in realtà vedremo se questo discorso riuscirò a prenderlo e riandare avanti. Comunque sì, poi conoscendo Roberta, come dici tu, voglio dire, la baita ha seguito da sé il suo destino. Tra l'altro, volendo dopo ti posso far vedere anche quella piccolina lassù che abbiamo preso, che è un'altra, quella casetta lì con le 4 finestre grigia, che quella lì mi ha dato la possibilità, acquistandola, che quella se diventerà la mia prima casa, di comprare dei terreni che mi hanno allargato un po' il giardino, perché la baita, questa originale come l'avevo presa nel 2019, aveva solo fino al recinto verde dove vedi, e a quel castagno sopra la scarpata. Non avevi i boschi? No, solo la anche baita. qua davanti in realtà non è mia, è tutto dei vicini, però ci sono delle grandissime brave persone che mi hanno dato qua la possibilità di disboscare e di fare un po' come volevo, per quello ti chiedevo del verricello, perché di qua vedi che si è aperta un po' di luce, un po' di aria verso il Monte Tredenti, ma io prima non ce l'avevo, era esattamente come qua, Certo, sì. Conta che io qua ne ho già tirate giù tipo una 40, penso. Il bosco è bello fitto qua, sì. Sì, le porte le ho fatte io perché io sono falegname serramentista. Ho rilevato 10 anni fa l'attività del mio maestro di falegnameria e ho fatto con lui 5 anni di gavetta, quindi da 15 anni che faccio il falegname. Cioè in falegnameria puoi fare di tutto, puoi scortecciare le travi, puoi scolpire, puoi fare le porte, puoi fare i mobili, puoi fare il palchettista, cioè ci sono tantissime cose, ok, che si possono fare.
Io da falegname, serramentista, sono attrezzato per fare le porte, ok? Poi, che mi piaccia la falegnameria e quindi magari ti faccio anche questo tombino qua, perché sono un malato di mente. Che figata, bello. E allora... Questo è un tombino. Un tombino. Questo è realizzato con gli scarti di quel tavolato lì, del tetto. E anziché buttare, io sono fissato con questa cosa qua, Certo. cerchiamo di recuperare. Quindi era una roba carina, avevo tutti sti pezzettini e mi sono fatto quello. Bel lavoro. Comunque, tornando alla baita, qui abbiamo il bagno. Puoi subito vedere che questo marciapiede prima non ce l'avevo, e qui dove vedi il rinforzo strutturale di cemento armato io praticamente prima avevo terra, quindi qua abbiamo scavato col mini e abbiamo scavato un botto, non c'è 1 metro ma saranno 70-60, perché qua era più alta e poi scendeva andando un po' in là alla riva. E poi qua vabbè, bagno, chiaramente non badate al disordine e alle rifiniture da fare, però è calduccio, è accogliente e per ora va bene così. Poi è chiaro che stiamo facendo i lavori sopra, la casa è in ristrutturazione, quindi i lavori sopra ci stanno mettendo un po' perché, raga, ci vanno veramente tanti dindini. Qui com'è che è riscaldato adesso? Qui adesso noi praticamente chiudo solo la porta, abbiamo la Jotun, che è una stufa norvegese, che non sponsorizzo, però va detto che è una bomba, perché non costa tantissimo, 1.000 una euro piccola tipo. stufettina indipendente, tu il bagno lo scaldi così, quindi Si tu conta che qui abbiamo il nostro termostato, adesso ce n'è 23,3, ma di solito arriva a 31. Tant'è che dobbiamo tenere la Vasistas sempre aperta lì, la finestrotta. E comunque sì, avere un bagno caldo così è un piacere, però non bisogna proprio esagerare, perché a volte capita che noi accendiamo la stufa anche tipo a luglio, a volte, per la sera, togliere un po' di umidità. Capita che esci fuori dalla doccia e ti fai una sudata perché muori di caldo qua dentro. Vabbè, comunque bagno davvero molto bello, molto scicchettoso, Geppo, devo dire, perché comunque ci sono Mensole le ho fatte io, bello. ovviamente. Ho fatto i miei esperimenti anche sul legno qua, perché queste qua ho fatto tagli lungovena con la motosega. Ah, quindi ricavate proprio dal tronco completamente... Qua nel giardino. Ok. Dopo andiamo a vedere Bellissimo. la scarpata, quindi avevo dei bei castagni e delle belle bestie che era un peccato non affettarli. E infatti lo vedi qua, magari sui particolari. Qui da noi il castagno è nervoso e capita spesso che pieno di fessure. lo chiamano, dicono enroi in piemontese, cioè praticamente gli si formano delle spaccature naturali lungovena e io queste spaccature naturali cerco di riprenderle poi con la resina epossidica. Ok, quindi io qua maschero tutto, silicono, collo la resina epossidica e poi dopo levigo e lo riporto un po' fighetto. Qua infatti queste si erano imbarcate talmente tanto anche perché erano fresche, io ho fatto però degli esperimenti che alla fine le ho spaccate a metà e gli ho messo dentro la resina epossidica in mezzo, vedi che c'è una linea nera. Ah sì. Ah, bello. Sempre per recuperarle, perché comunque è legno gratis. Certo. Di castagno. Quindi c'è un inserto in resina epossidica, hai fatto una colatura in resina epossidica? A metà. Praticamente gli ho messo un complicato pezzo... da fare? Ma no. Lo spacchi a metà la tavola sotto la seganastro, poi gli appiccichi un pezzo sotto di compensato, tanto non lo vedrai dopo, e dentro quel pezzo di compensato coli la resina. La resina va solo trattata un po' con cautela perché bisogna mettersi i guanti, mascherina, devi fare occhio a non colare ovunque, cioè non è proprio semplice, però si impara. Anche qua hai fatto tutto questo bel top, sempre ricavato. Quel top, sì, sempre così, sono 2 tavole mi sembra incollate fra loro con degli effettini qua con la resina epossidica che non sono niente male. Vedi queste cose qua? Cioè sono robe che uno vede, ma è tutto rovinato. No, in realtà... Sì, la qualità è quella. Esatto, il difetto è il bello. Certo. Qui andiamo in taverna, conta che io qua sono entrato a febbraio 2022, però non avevo il bagno. Il bagno l'abbiamo messo poi verso ottobre 2023. C'era Roberta che mi guardava, che mi faceva la doccia fuori, qua col ponteggio, con una pompa e acqua fredda. A ottobre era così. Che cazzo fai? E io invece ero tranquillissimo perché mi volevo lavare, giustamente. Permesso. Qua vi faccio solo togliere le scarpe. Certo, famozzi. certo. Stoppo la tua ripresa. Certo. E togliti con le scarpe. No, non la stoppiamo, via, togliamo, certo. Pavimento in legno qua. Sì, pavimento in legno fatto da me, primo esperimento, infatti si vede. Tutto fatto da te, quindi. Sì, questo qua è sempre stesso ragionamento, non butto via niente, resina epossidica e
devi sapere che la baita praticamente aveva un sacco di tavole di castagno vecchie a disposizione, ai piani alti. Io le ho schiodate tutte, le ho portate in laboratorio, le ho pulite, ho tolto il marcio che c'era da togliere e non ho buttato via assolutamente niente perché guarda che figata poi che vengono. No, veramente bello. Beh, comunque Giappo tu sei molto bravo a lavorare il legno, cioè si No, vede... no. No, vabbè, dai, insomma. Mi ci metto, Guarda. mi ci metto. Guarda Questo che qui, sbaglio questo un qui botto di è una volte. figata pazzesca. A me questo piace un botto. Beh, sì. questo è Però davvero... non piace a tutti. No, è non che- bellissimo. Allora, fai conto, questo sempre È stesso bellissimo. ragionamento tagliato fuori in giardino. Quindi, tavola di castagno, incollata a metà. Faccio l'esperimento, non la faccio seccare tanto perché tu devi sapere che il legno ha un tempo di essiccatura, si stima, di 1 centimetro ogni anno in spessore. Quindi questa è una 7. Quindi questo per avercelo secco, che non si muove, almeno 7 anni deve star fermo. Ah, interessante. Io secondo te ho aspettato 7 anni? No. Preso dall'impazienza, che bello, c'è il mio legno, proviamo, l'ho messo subito. Chiaramente se noi adesso qua ci mettiamo una riga, a metà c'è tipo 4 mm, perché le 2 tavole si sono un po' imbarcate. Però io ho fatto la mia esperienza e questo adesso se ne sta qua lo stesso. Bello tranquillo. Vabbè, onestamente Non si nota, no, no, certo, perché però su uno è spessore per così spiegarti, grande... è per spiegarti, chiaro. Certo. Questo è tutto balcone vecchio, quindi tutto i vecchi puntoni, montanti, traverse di tutto il balcone. Qua semplicemente ho messo delle cerniere un po' rustiche e voilà, sembra più un banco da falegname quasi. Ma è bellissimo proprio per quello. Un mobile cucinino, però sì. Ludovico ovviamente qua si diverte già ad aprire come un matto, quindi questa è diventata Beh, l'area giochi di Ludovico. E diciamo che gli viene difficile far danni qua, perché con la solidità della struttura... No, danni non ne fa, piuttosto se magari si pianta una scheggia. Poi questa pietra Roberta la odia da morire perché vedi che non è volutamente, non faccio sprechi, ce l'avevo già disponibile e quindi cosa ho fatto con la pietra? L'ho mantenuta e l'ho semplicemente tagliato, ho detto uno tanto deve fare attenzione quando passa sotto l'arco, fai attenzione in questa maniera qua. L'arco era coperto di cemento, quindi io mi sono messo lì, il primo impresario che è venuto qua mi ha detto ah no ma non toccarlo, lascialo lì, gli ho detto ascolta, io sta casa l'ho comprata per 3 motivi, arco di pietra, perimetrali perfetti e perché ci arrivo con la macchina e sono in mezzo al bosco e nessuno mi rompe le scatole. Quindi l'arco sicuro lo pulisco, mi sono messo lì con lo scalpello, la mazzetta e in alcuni punti l'ho fatto io, dove non sono intervenuto io ma è intervenuto l'operaio con il demolitore, si vede, perché vedi che ci sono degli sbreghi abnormi, però se stai a guardare tutto non la finisci più sta casa, ma anche detto questo. Quindi si preserva quello che si può e boh, è l'importante è che sia vivibile, quindi qua i giunti li abbiamo fatti tutti con calce naturale idraulica, ho imparato la ricetta da Fabio, è un signore che abita in Valchiusella, bravissimo, e mi ha insegnato forza malta e voilà. Piano 1. Allora, vabbè, una volta il balcone non era così bello, sicuramente adesso è un po' sporco perché la casa è in ristrutturazione, ma va detto che il bello di questa baita è la figata che hai l'alba davanti. E ovviamente non puoi aver tutto, non hai dei tramonti spettacolari perché certo. è dall'altra parte il sole lo perde. Prego. Allora qui abbiamo fatto intervento strutturale e porta d'ingresso, quindi ho fatto tirare giù un piccolo arco che era uguale a questo qua di fianco che vedi della finestrota, però ho detto ne ho già uno lì in camera da letto, è bello avere una porta alta, Sì. mi tengo la porta d'ingresso alta e quindi compromesso abbiamo fatto questo rinforzo qua e va bene. Qui adesso abbiamo 10 giorni fa finito di fare l'ultima gettata per il riscaldamento a pavimento, quindi qui tanti soldini e tanti risparmi per avere un riscaldamento comodo che non sia metti solo il pezzo di legna ma hai una roba più comfort, perché noi poi vogliamo avere la soluzione ibrida come riscaldamento con stufa a legna centralizzata in un locale tecnico che verrà qua dietro interrato e pompa di calore, perché abbiamo già installati sul tetto 10 pannelli fotovoltaici che ci danno 4 kW di potenza massima, ovviamente non la fa mai nemmeno in inverno, io adesso figurati ne faccio 5 kW al giorno
In futuro, se è possibile, metteremo altri 20 pannelli magari nei prati che abbiamo sopra, che sicuramente prendono più sole, perché qua sono un po' sfigati anche dal fatto che c'è il frassino. Allora, entrati, ingresso. Poi, qui, porta scorrevole, immagina con me, rivestimento in legno, bagno. Qui nel bagno, doccia sulla sinistra, qui un lavandino con una bella tavola che si restringe qua. Water e bidet sospesi, fine del bagno. E di qua ci sarà la camera da letto di Ludovico, dei ragazzi, si spera, che però nell'immediato futuro, quindi spero tra un paio di mesi, sarà la nostra camera da letto, perché conta che prossima settimana dovrebbero già venire a metterci. Ma quindi adesso non le avete piastrelle. ancora una camera? Noi siamo sotto e basta. Dormite Quel lo- divano che hai locale visto taverna per è un adesso. divano letto, un divano letto. Ok, Noi per ora siamo quindi adesso voi vivete, diciamo, avete locale taverna e il bagno. Poi Esatto. quando qui sarà tutto completato, la casa sarà completa. Esatto, ecco. noi vogliamo vivere al primo piano, sotto ci possono stare gli ospiti, volendo, ci può diventare uno studio, può essere una sala da pranzo, una taverna, quello che vuoi. Noi vogliamo poi vivere comunque sempre al primo piano. Ah, ok. L'ultimo piano anche l'abbiamo visto come una cosa, o affittiamo o ospitiamo, ok? Però se ne parla per un futuro Esatto, più, esatto, insomma. perché ci sono comunque, lo vedi già qua, io personalmente come falegname, se ti faccio l'elenco dei lavori che devo fare ancora a questo piano, ok, io ti ho detto un paio di mesi, ma forse è ottimistica, sai bene che quando uno pensa di fare una cosa dice ah sì ma in 4848 lo faccio, e poi però quando lo devi fare, se la vuoi fare bene, ci devi dedicare un attimo di più, quindi vediamo se i tempi si dilateranno o meno. Comunque qua camera da letto. La figata che vi piacerebbe installare sul tavolato di castagno che devo mettere qua per dividere i due piani è sulla parte vicina alle finestre del vecchio fienile installare dei vetri calpestabili, quindi qui avere tutta una fila di vetri in maniera che arriva luce sia da questa portafinestra che sarà in futuro e dalla finestra lì, però mi arriva luce anche da sopra. Io questi locali li ho visti come erano all'inizio con il tavolato su ed erano mega bui. Certo. Cioè qui non avevo neanche la possibilità di cambiare stanza dall'interno, dovevo sempre accedere dal balcone, quindi anche qua abbiamo aperto una porta e anche qua abbiamo fatto l'unica porta comunicante che potevo fare su questo muro portante e l'ho scelta qui al piano 1. Di qua andiamo in cucina, 2 gradini, spazio di immaginazione. Qui viene parete attrezzata della cucina con qualche pensile, qualche mensola, lì il potager che rimarrà sotto alla scala. Qui e Robby dobbiamo ancora tracciarcela, l'idea è 4-5 gradini di pietra con il frontale in pietra e poi delle tavole di legno sopra. Quindi fino a qua pianerottole, poi scala di ferro dice lei, però io non sono fabbro, sono falegname, quindi dico scala di legno io. Questo è quanto per il piano 1. Conta che qui ci sono 38 tra puntoni e trave di colmo e travature in generale, e lui me le ha mandate solo squadrate dalla parte in cui ci vanno appoggiate le tavole, anch'esse di castagno, sempre fatte da me, maschio e femmina in falegnameria. Lui me le ha mandate, queste travature, Bruno, ancora con la corteccia attaccata dagli altri lati, quindi io quando sono arrivate mi sono tutto scortecciato per tipo un mese. E intanto, mentre io avevo il pezzo pronto sotto che cavalletti, il muratore lo pigliava con la gru e lo metteva al suo posto. Andava avanti così, io scortecciavo, lui tac tac tac, e lui ovviamente intanto faceva anche altri lavori. Guardate, vi faccio notare questa, la trave centrale, il colmo, è pazzesco, cioè pensare di trovare un castagno di questo diametro così perfettamente dritto, così sano, non è per niente semplice, Si vede anche, fai vedere è un capolavoro. la realtà però dei fatti, si vede anche, lo vedete ragazzi, che praticamente c'è una parte più gialla, più chiara, attaccata ancora alla pianta, quella parte lì, se ho capito bene, si chiama albuorno. Sì, Quella parte lì in realtà è più morbida, è un andrebbe po' più rimossa. tenera, sì, certo. E andrebbe rimossa. Potete capire voi che farlo in fretta, perché comunque c'è il muratore lì che custa. E lui li deve mettere lì in posizione. Ho detto ok, faccio tutto quello che posso e poi la rifinitura, qualcosina me lo farò anche una volta montato.
Perché sempre devi trovare ogni cosa che fai devi sempre trovare una soluzione di compromesso che riesce a far quadrare tutto. Grondaia rigorosamente in legno. Quella è in larice, Il presumo. larice, bravissimo. E questa qui non l'ho fatta io, ma l'ho acquistata da una ditta del Trentino, mi sembra. È cara. Anche da noi vanno i pluviali in larice, ma li ho visti più in Svizzera delle volte. Sì, sono diciamo un tocco da fighetti. In rame vanno già benissimo. Quello che a me non piaceva assolutamente era la discesa in rame, che secondo me stona un sacco da vedersi quell'angolo che viene in qua e seguiva il trave, quindi mi piaceva molto rustica così, tanto quando piove io di solito non sto fuori, quindi che l'acqua faccia uno scroscio lì sotto non me ne frega niente, anzi è bello da vedersi quando si forma poi il ghiaccio sulla catena o la neve. Eh sì, qua vedi bene i tronchi che già mi sono divertito a tirare giù. Volevo farvi solo vedere una cosa, una differenziazione costruttiva dei tetti di questa zona qui, che sono decisamente diversi rispetto ai tetti ossolani, nonostante poi la pietra sia per lo più simile, con le dovute eccezioni, però questa penso che sia sempre un ogneis, quindi un granito metamorfosato che poi si sfoglia, si spacca proprio a lastroni. Da noi in Ossola vengono installate più come se fossero dei gradoni uno sopra l'altro. Qua invece adesso non lo possiamo vedere perché c'è sullo strato di neve, però sembra un po' più la pelle di un serpente. Sono lose, qua le chiamano lose, da noi le chiamiamo piode, sono più larghe, hanno uno spessore inferiore e vengono installate non a incastro sulle tampiare, ma vengono appoggiate una sopra l'altra Sul tavolato. sul tavolato. Per formare un puzzle Esatto. più o meno regolare, sinuoso. Comunque qualche foto te E la se giro. non erro, Luserna non è qua vicino? Bravissimo, quelle lì infatti se vedi io cosa ho fatto sul mio tetto per non diventare matto anche lì e trovare la solita situazione di compromesso. Io a vista ho solo questa porzione di tetto qua, tu adesso qua non lo vedi, ma sotto la neve ci sono solo lose vecchie, quindi parliamo di queste qua che sono multicolor, rosse, beige, Certo. eccetera. Quello che hanno trovato qua l'hanno preso, Esatto, ovviamente. e io quelle a vista ho originali. rispettato quello lì. Mhm. Dall'altra parte dove ho messo il pannello fotovoltaico, visto che già una porzione era già occupata da 10 pannelli e sotto i pannelli ho messo la lamiera grecata, di fianco a questa situazione qua con la lamiera e i pannelli ho preso i bancali, ho ascoltato l'artigiano che ho incaricato per il tetto e lui mi ha detto ascolta, non diventiamo matti con quelle vecchie, prenditi quelle nuove, e sono queste qua azzurrine, questa è tutta pietra di Luserna, quindi ho preso tipo ok. 6 bancali, me ne sono avanzate anche un po'. Ecco, questa qua, la pietra di Luserna, alla fine nient'altro, si vede chiaramente che è un ogneis. Quindi è un granito metamorfosato alla fine. Conta che montare un tetto in lose è una rottura di balle non solo per la dimensione della losa e il peso che può avere, ma anche perché ogni losa prima di essere avvitata al tavolato deve essere martellata e battuta sulla parte che hai a vista. Questo perché non è solo una ragione estetica, ma l'artigiano mi spiegava che anche l'acqua quando gocciola, se trova martellato non avrà mai voglia di infilarsi sotto la losa, ma gocciolerà sempre sulla losa che sta più in basso. Quindi anziché seguire, diciamo, lasciare il taglio industriale, c'è la Esatto. martellatura per ricreare un po' quella rusticità che è pratica per evitare infiltrazioni d'acqua sotto. Esattamente. Che ti assicuro è uno sbattone. Mettersi a martellare ogni singola losa di un tetto, io ho visto farlo e ce n'è.
No, sì, il più peso per questa di qua la mano. Saluti ragazzi, ciao Baita, due lupi. Allora Geppo, io ho seguito, come tu hai seguito il mio progetto, anch'io ho seguito un po' il tuo progetto dagli albori tramite messaggi WhatsApp. Devo dire che adesso sta prendendo davvero forma, si sta compiendo, ecco, la tua idea, il tuo progetto. È davvero molto bella la tua baita. Tu hai comprato questa baita con 4 soldi, Sì. tra virgolette. Beh, Ecco. perché già 20.000 comunque sono soldi, Ok. per una casa messa così. Per un rudere fatiscente fondamentalmente, esatto. però poi tu successivamente per comunque mantenere l'integrità dell'edificio Soldoni. soldoni, cioè avresti speso molto meno a tirarla giù e rifarla? Questo non lo so dire, non lo so dire. Sta di fatto che sì, di soldi ce ne vanno tanti, soprattutto perché se uno vuole rispettare le normative, le regole di sicurezza attuali, ci si trova strada facendo mentre si fa questo percorso di ristrutturazione, sempre con delle spese aggiuntive. Ok? Ti faccio solo un esempio sul tetto. Tu qualsiasi tetto che restauri o ristrutturi o rifai a nuovo al giorno d'oggi devi avere necessariamente installata la linea vita o dei ganci di sicurezza Sì, che ti certo. permettano di accedere. Quindi questo qui è già un costo che non è da poco, Certo. perché subito poi si parla di 1.000 euro in un attimo. Quindi sì, norme di sicurezza e voler comunque rispettare quella che era la tradizione di una volta, quindi tetto in lose, isolato a dovere, sì, soldi indubbiamente ne vanno. Questo perché comunque l'obiettivo è farla diventare la tua casa, cioè Sì, questa è la tua certo, casa, certo. quindi Ma non poi è una baita con 7 stanze, cioè, voglio esatto, dire, non è una roba- grossa non è baita. 2 stanzette via, cioè 7 stanze sono tante. Adesso che hai fatto questo percorso, c'è qualcosa di cui ti penti magari o non so, avresti fatto delle scelte diverse? Ma allora, da pirla col senno di poi, forse qualcosina sì, qualche errore tutti lo commettiamo, ma sono più finezze, tipo magari il tavolato del tetto che non va messo solo impilato così a stecca uno sopra l'altro, ma va anche costruito un po' un puzzle per tenerlo, piuttosto che non fare proprio come ho fatto io tutti i muri interni il più possibile con pietra vista, perché poi comunque la pietra vista ti accorgi vivendola che sono muri che si impolverano, che comunque vanno puliti periodicamente, quindi anche un po' meno, qualche parete intonacata in più non è che ti cambia la vita e ti aiuta a gestire poi meglio la casa. Però ecco, diciamo che nonostante tutte le difficoltà ti sei affezionato a questo luogo, no? Te lo Sì, no, senti? questa qua è casa. Niente, Io te la lo prima senti volta che l'ho così. vista ho detto questa è casa. No, cioè è stato proprio un colpo di fulmine, non ho mai avuto ripensamento, no, ma ho fatto una cazzata, non dovevo comprarla, quello non c'è proprio mai stato. Perché io sono proprio sempre felice ogni volta, anche quando ero in tenda, di tornare a casa per andare avanti sempre un pezzettino, anche quando vieni tu a trovarmi o c'è qualche festa, qualche visita così, è sempre comunque un input da dire dai va bene, arriva Pinco Pallino, devo riordinare un po' proprio per non fargli trovare lo stato brado di roba sparsa in giro, quindi ci sta. Comunque vedete, la soluzione di Giuseppe è una soluzione un po' più, tra virgolette, tranquilla, cioè sta comunque in un posto bellissimo perché qui davanti c'è tutto un enorme bosco, non c'è assolutamente niente, è a pochi passi da Giaveno, qui può vivere con la sua famiglia,
può andare a lavorare tranquillamente in città, vabbè, Giaveno che è una città non poi così grande. Vabbè, 15.000 mi pare abitanti, non Sì, è vabbè, neanche insomma, pochi. un bel paesone, diciamo, e stare completamente nella tranquillità. Quindi c'è anche questo, diciamo, sorta Sentite di... che anche nella tranquillità arriva C'è, il... c'è sempre qualcuno che riesce a romperti le palle, però comunque insomma un compromesso. Nonostante tutto però gli ostacoli anche qua ci sono, Ma sì, chiaro. come in tutte le cose. Guarda, ti dico, fosse capitato che ci sono state, non so, un paio di alluvioni, un paio di frane, ai tempi che facevo il tetto adesso sarebbe un problema, io non potrei portare più sui tronchi, perché c'è il divieto di non so quante tonnellate a salire. Certo. Quindi, sai, Certo, ci sono sempre un po' di... le variabili ci sono, qua adesso compromessi. è un po' un casino. Io per fortuna la casa è strutturalmente a posto, quello che devo fare, l'hai visto, ce n'è un botto ancora, perché è indiscutibile che ci sia ancora tanto da fare. Conto ottimisticamente tra 2 mesi di essere al primo piano. Tra 2 mesi ci sentiamo. Bene, dai, e mi vediamo. dici bravo, faremo il coglione." punto. Ci risentiamo tra 2 mesi. Giappo, ti ho portato un souvenir, dato che tu mi segui da sempre. Da quando pulivi la... come si chiama quella stufa già? La Parlor. La Parlor Stove, quando la Parlor pulivi fuori raschiandola. Ti ho portato il mio libro. Che Ti ho portato regalone. il mio libro che... Non l'avevo comprato apposta, ti posso che- dire. Hai fatto bene. Che se non lo vuoi leggere lo puoi usare come soprammobile. Ma no, La no, copertina è perché molto lo leggo, bella e lo quindi leggo. mi ho fatto anche una dedica speciale. per te, Minchia, Giappo. tra un paio d'anni varrà milioni di euro. Quindi questo. Bene, ti ringrazio. Vabbè. Grazie, zio. Giappo, mi ha fatto un grande piacere passare qui a trovarti. Sicuramente poi avremo modo di rivederci in futuro. Sì, tanto adesso te la sei svignata perché ha fatto mezzo metro di neve a Natale, Io approfitto delle situazioni per non lavorare qua. ma qua, minchia, da far muri di pietra, guarda come c'hai da divertirti. Comunque ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento se volete vedere altri Baita Tour, scrivetemelo nei commenti e soprattutto se avete anche voi un progetto simile a quello di Geppo o avete una vostra baita anche magari tramandata di famiglia e vi va di raccontare la sua storia, scrivetemi che sicuramente ci facciamo un nuovo episodio di Baita Tour. Grazie Geppo. Grazie a te. Adesso Vuoi- andiamo a tagliare quella... Vuoi lasciare qualche contatto magari in descrizione? Ma no, se volete seguirmi ho un canale YouTube della Baita dove ho caricato solo un video, ma non so se in futuro mi metterò a fare editing, comunque si chiama La Baita dei Lupi. Vabbè. Ci sono anche su Instagram. Comunque se vi servono porte, finestre, fate lì bene, sono a da disposizione. un bravo falegname. Geppo e 2 lupi Geppo e 2 lupi. su Instagram a disposizione. Alla prossima! Ciao ciao.